Oggi sostituirò il disco e le pastiglie. Mi sono procurato un disco e delle pastiglie nuove per la sostituzione. Questo disco ha una forma un po' particolare, comunque la procedura è la stessa, per cui questo o questo disco hanno esattamente la stessa procedura per la sostituzione. Come prima operazione bisogna smontare la ruota, per cui procedo a smontare la ruota. Ruota smontata. A questo punto un'altra operazione da eseguire è quella di smontare la ganascia. Per smontare la ganascia, chiave da 13, e si svitano queste due viti, 1 e 2. Ganascia smontata. Adesso bisogna provvedere a smontare il mozzo della ruota anteriore. Per smontare il mozzo della ruota anteriore provvedo a togliere questo tappuccio, per cui mi aiuto sempre con una lama e con un cacciavite smonto il tappuccio. All'interno del tappuccio c'è una copiglia che va rimossa, per cui mi procuro delle pinze, trovate, e provvedo a rimuovere la copiglia. Dopodiché rimuovo il fermadado e adesso rimuovo il dado con una bussola del 22. Ci sarà bisogno di un po' di forza. Perfetto. A questo punto, con un martellino di gomma, e dei piccoli colpetti, in modo da estrarre tutto il gruppo. Il mozzo tiene il disco, per cui per separare mozzo dal disco devo provvedere a rimuovere queste 5 viti. In questo caso io le viti le ho già allentate per accelerare un po' la frizione e l'operazione.
questo punto posso incominciare a preparare il disco nuovo. Il disco nuovo solitamente è ricoperto da un piccolo strato di grasso oleoso protettivo, per cui provvederemo a sgrassare il disco tramite del detergente. Io in questo caso uso dell'acetone, per cui perfetto. Per cui a questo punto posso procedere a rimontare sul mozzo, posso procedere a montare il disco. Questo disco in questo caso non ha nessun, cioè è esattamente speculare, per cui se lo monto in questa posizione o in questa posizione è esattamente lo stesso. Il disco di prima, questo qui, invece è diverso. Montarlo sul mozzo così oppure montarlo così cambia. Vedete qua ci sono delle serie di fori. Beh, la serie di fori deve girare in questa maniera. Solitamente c'è anche una freccia, in questo caso è questa freccia qua, che indica il senso di rotazione, per cui non fate l'errore di montare il disco in questa maniera. Il disco va montato nel senso di rotazione della ruota. Ma in questo caso il nostro disco, in questo caso questo disco è identico, sia che giri in questa maniera è uguale a speculare. Per cui io scelgo di tenere queste scritte nella parte esterna per poterle vedere meglio. Per cui applico il disco e procedo a montare delle viti. In questo caso io preferisco sostituire queste viti che hanno la testa con un incavo esagonale con queste viti qua, perché penso che siano più facili da rimuovere e meno soggette a spanatura. È importante, prima di montare le viti, ricordarsi di mettere un po' di frenafiletti sulla vite, per cui solitamente io applico un po' di frenafiletti, non troppo, senza esagerare, in questa maniera. Lo pulisco un po' con il dito, deve solo frenare il filetto, non deve essere irremovibile, e lo monto. Allora, ho provveduto a rimontare tutte le viti, adesso le serro a croce. Perfetto. A questo punto non resta che rimontare il mozzo. Perfetto. Il tamburo e rimontiamo magari prima è utile dare una pulita a questa zona qua, e anche internamente al mozzo.
diamo una bella pulita con un po' di carta e provvediamo ad applicare un po' di grasso. Quindi ingrassare questa guarnizione per bene anche internamente, ingrassare questa parte qua del mozzo, anche internamente, e internamente al mozzo i cuscinetti, per cui deve essere ben ingrassato. Possiamo anche dare una piccola ingrassata qua. Ok, perfetto. A questo punto posso provvedere a inserire il mozzo sulla ruota. Piccola pulita alle mani. Voilà. Dado. Dado. Bussola da 22. Una bella stretta. Ferma dado, centriamo, troviamo una posizione in cui il serger possa entrare e non esergere la copiglia. Magari la chiudo un po' meglio, così entra con più facilità. Se non volesse entrare perché è un po' deformata, ci si può aiutare con il martello di gomma, sempre rigorosamente, e ne piego un gambo. Perfetto. Brutta notizia, questa vite è troppo alta. Bisogna sempre verificare che le viti, cioè queste nuove teste, non vadano a battere. Per cui vediamo un po'. Ecco, non vadano a battere in quel punto là. In questo punto qua, vedete? Per cui dovesse esserci il problema che una tocca, però si sente che tocca, allora si può ovviare mettendo anziché una rondella un pochino più bassa.
Ok, anziché una rondella tipo questa qui, una rondella così un pochino più bassa. Perfetto, adesso provvedo a pulire con un po' di pulire ancora meglio il disco sia dentro che fuori. Ok, dopo questa operazione di pulizia passiamo a togliere passiamo a cambiare le pastiglie. Per cambiare le pastiglie bisogna innanzitutto far saltare questo coperchietto, dopodiché questa piccola molletta e adesso si può procedere a sfilare il perno. Le pastiglie vecchie salteranno via da sole. A questo punto prendo delle pastiglie nuove, le inserisco una da un lato, una dall'altro lato, in questa maniera, dopodiché monto questa molletta e reinserisco il perno. Molto probabilmente sarà un po' dura da reinserire, per cui mi aiuto con il martellino. Perfetto, allora le pastiglie sono reinserite, le allargo con il cacciavite, le allargo in questa maniera con il cacciavite, facendo leva in questa maniera qua. Allora, rimetto la mollettina in sede, anche qui può essere necessario aiutarsi con una pinza o con un cacciavite. No, pare che sia andata senza problemi, e riposiziono il coperchio. A questo punto non rimane che rimettere in sede sul disco la pinza. Allora, può essere un pochino difficile da reinserire, no, è entrata, per cui provvedo a stringere con la bussola da 13.
una bella stretta e sentiamo che il disco all'inizio farà un po' di difficoltà. Non ci preoccupiamo perché è assolutamente normale. Finché il disco non si segnerà, non si adatterà perfettamente alle pastiglie, ci sarà questo piccolo attrito. Provvedo a rimontare la ruota. Senza esagerare. Rimane che montare il cappuccio. A questo punto abbiamo la nostra ruota perfettamente rimontata con il disco e le pastiglie nuove.